Siamo sulla via Spluga, sull'antica via Spluga, già! Via Alfredo ragazzi, c'è un bel po' di vento qui al passo dello Spluga, circa 2115 metri di quota, 52 tornanti per salire da Chiavenna, poi per scendere a Spluga sono altri 23-25. Avete presente il contorno della regione Lombardia? Avete presente la cornina di destra? Ecco, noi siamo lì. È un valico naturale e visto che noi umani mettiamo anche i confini geografici, di là c'è l'Italia e di qua c'è la Svizzera, di qua finiscono le Alpi Lepontine e di là iniziano le Alpi Retiche, qua siamo a ovest e là siamo a est. Ha una lunga storia la strada del passo dello Spluga e ve la raccontiamo. Tra le testimonianze più antiche ritrovate nella valle che dal passo va verso Chiavenna, chiamata Valle Spluga o anche Valle di San Giacomo, sono stati ritrovati vari reperti archeologici che raccontano della presenza dell'essere umano già dal 10.000-6.000 anni a.C. Ma si parla anche di una via dell'antica Roma, la antica via Spluga o anche meglio detta via Aurea. Costruita verso la fine del I secolo a.C. su mandato dell'imperatore Augusto, conquistò un sacco di terreni. Viene chiamata, oltre che Spluga via Aurea, in latino Punus Aurea, perché nelle varie zone delle Alpi sono stati ritrovati giacimenti di oro e questa strada fu una delle prime formali, collegava Milano con Lindau in Germania. Madonna che vento che c'è! Mi fa andare tutta la polvere negli occhi e boh, dalla sappiettina. Ci sono delle testimonianze dell'antica strada romana in una tavola con un nome stranissimo, Beutingeriana, del circa XIV secolo, conservata in un museo di Vienna, che rappresenta le varie stazioni delle tappe. In genere dappertutto ci sono, prima degli antichi romani, Celti. Celtamente si possono trovare insediamenti di Celti o pensare che molto probabilmente i Celti siano anche loro passati, magari un po' anche vissuti in queste zone, magari un po' più in basso, dove il clima era più mite durante l'inverno. E pare che ci siano ancora dei resti dell'antica via romana, in particolare nella parte della Svizzera, l'Arezia degli antichi romani. Si è ricostruito il percorso da Thuis fino a Splugen. Recentemente l'antica via è stata rivisitata e hanno ricostruito un po' il tracciato e questo dà la possibilità di fare un cammino piuttosto lunghino, dove sono segnalati posti dove fare tappa, mangiare, dormire, e unisce storia, natura, in particolare montagna, cultura e se vuoi anche religione. Infatti nell'alto e più basso medioevo era una zona di passaggio di pellegrini. Più o meno dal 1330 alla fine del 1400 anche queste zone fecero parte del Ducato di Milano. Dopodiché arrivarono i Grigionesi, occuparono tutta la Val Chiavenna, nella parte della Valtellina per circa 3 secoli.
All'inizio del 1700 una sorta di congregazione di commercianti fece costruire una nuova strada nella gola del Cardinello. Poi arrivò Napoleone Bonaparte per quei 20 anni, dal 1800 al 1820 circa, e fece, come in altre parti del nord Italia, un gran casino. Se no non sarebbe Bonaparte mica per niente. E in che senso Bonaparte? Perché lui è Bonaparte, in altre parti fa un gran casino. Vabbè, a parte aver distrutto il forte di Barda in Val d'Aosta perché avevano osato resistergli circa una settimana, quindi c'ha i suoi appuntamenti, e aver raso al suolo un sacco di altre robe, fortificazioni che avrebbero potuto essere usate contro di lui. Questa zona finì sotto le sue grinfie, ma perlomeno i grigionesi vennero scacciati nei loro territori di provenienza. Dopodiché arrivarono gli austro-ungarici fino alla seconda guerra di indipendenza, nonché alla terza, e alla proclamazione del Regno d'Italia 1859, no, 61. 73. 61, mancava ancora ad esempio la città di Roma, che arriverà nel 1870. Tombola! Francesco I volle far costruire la prima strada, attenzione, carrozzabile, che dalla Germania, dalla Svizzera andava fino a Milano. Alcune di quelle gallerie che abbiamo fatto, quelle più strette e più basse, sono ancora quelle dell'epoca. C'era una diligenza che andava da Splugen fino a Ravenna, forse anche più avanti, e nella fine però del 1800 ci furono altri eventi che resero questa via di comunicazione un po' meno importante, in particolare i primi trafori ferroviari tipo quello del Sempione e del Gottardo. Il traffico commerciale anche di persone iniziò a spostarsi sulle altre tratte, quindi ci fu un periodo di difficoltà socio-economica. Però iniziò un altro tipo di economia, l'economia turistica, di quelli che se lo potevano permettere, quindi poeti, nobili, aristocratici che venivano nelle zone ad esempio più in basso di Madesimo, Campodolcino eccetera, a far passeggiate di salute e a prendersi la buona aria durante l'estate. Ci fu anche il Carducci. Poi all'inizio del Novecento venne costruita la prima strada, questa volta carrabile, poi diventata la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che Milano al passo dello Spluga e giù nella valle dell'Alto Rodano. Quindi tu, se vivi nel 2025 o giù di lì e vuoi andare al passo dello Spluga, prendi la statale 36, non ti sbagli. Tra l'altro non è male e non si paga neanche il pedaggio. Devi solo sorbirti il traffico, che a volte è veramente tanto. Quindi buona Spluga a tutti. E qui invece siamo a Monte Spluga, a 1900 metri di quota circa, una zona più pianeggiante con una grande conca, circa 200 metri di quota sotto il passo dello Spluga sul versante italiano. Non ho trovato informazioni esatte delle prime origini. Si iniziò probabilmente qualche secolo fa a venire a portare su le mucche, le capre durante la stagione estiva. Poi anche qualche casa per riposare i viandanti e i loro poveri muli. Nel centro possiamo vedere qualche edificio storico, l'attuale albergo Vittoria, di cui si è trovato un documento del 600 dove un anonimo autore scrive che lì i viandanti e i loro giumenti potevano trovare riparo e ristoro anche d'inverno e quindi poteva anche salvargli la vita. Di fianco c'è un altro albergo storico molto importante, si chiama Albergo La Posta.
E la chiesa, che si può vedere, dedicata a San Francesco, è stata anche dedicata appunto al Francesco I, perché fece costruire questa carrozzabile che evidentemente rendeva il passaggio e le comunicazioni molto più agevoli. Poi Francesco uno, Francesco l'altro si risparmiava anche. Esatto, ci si confondeva anche. Per la peculiarità geomorfologica di questo luogo, che come vedete è molto ampio, passa di qui il torrente Lirio, scende dal passo. All'inizio del XX secolo venne creato un invaso con la diga che si riempì completamente nel 1931 e una parte delle case del paese di Montespluga finirono sott'acqua. Che dite? Vi è piaciuto dove vi hanno portato? Non potete ridere di noi. Dai, mettete un like. Speriamo che anche la fatica e il tempo di raccontare sia stato magari interessante, piacevole e utile anche per voi. Qui anche questa volta non possiamo che ringraziarvi di averci seguiti, e se volete iscrivetevi, e se volete scriveteci nei commenti qua sotto. Grazie e alla prossima. Ciao!